Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Acquario, periodo di riflessioni, periodo di stand-by, di riposo, magari per qualcuno anche forzato. Diciamo che quando c'è la carta dell'appeso vi dà la possibilità di accettare un qualche tipo di situazione. È sempre una carta di riflessione comunque che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche il link al corso gratuito dei tarocchi e alla playlist con le previsioni dei primi 6 mesi del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Partiamo con il 6 di bastoni, il 2 di coppe. Abbiamo la carta del carro, l'8 di denari, il 10 di spade al contrario, la regina di denari e un fante di coppe. Qui ragazzi direi che si parte da una situazione positiva perché c'è un 6 di bastoni, c'è una sorta di riconoscimento, c'è una sorta di valore qui che viene dato, che vi è stato dato. E con questo 2 di coppe per qualcuno potrebbe rappresentare una relazione romantica o semplicemente un compromesso che in qualche modo si è raggiunto. Ehm, Abbiamo anche la carta del carro. Qui potrebbe essere che probabilmente dovuto a questo compromesso ci sia la voglia di cambiare qualche aspetto della quotidianità, qualche aspetto del lavoro, qualche aspetto per quello che riguarda anche la gestione del tempo. È come se foste un po' in fase di restyling, ehm, o di un determinato risultato o di una relazione, cioè da un risultato in poi ci sarebbe la possibilità di muoversi con questo carro ed è un po' come se steste valutando. C'è da dire che con questo 10 di spade al contrario è come se non si fosse concluso un ciclo. Ehm, Però ho come la sensazione con questa regina di denari, che a parte che potrebbe essere una persona vicino a voi, oppure potreste essere voi che in qualche modo riprendete il vostro potere personale. E intendo il potere personale a livello pratico, concreto, proprio in quello che poteva essere qui, quello che avevo definito come gestione del tempo, piuttosto che quotidianità. Il fante di coppe, in questo caso la sento un'energia giovanile. Ragazzi, può essere che qualcuno faccia un movimento nei vostri confronti, vi faccia una proposta, vi faccia un'offerta. Perché quando c'è il fante di coppe è sempre qualcuno che si propone o che propone qualcosa. Andiamo a vedere quando il 6 di bastoni. Abbiamo un 6 di coppe, un 4 di bastoni e un 2 di spade. Allora, il 6 di coppe è una carta che fa riferimento all'infanzia e a tutti quei rapporti solidi, ma di tipo amichevole, di amicizia. Vi dico solidi perché c'è anche un 4 di bastoni. Quindi qui in un certo senso è come se si fosse raggiunto una sorta di stabilità
o nel tempo oppure è proprio un risultato che si è raggiunto dopo tanto tempo. Però c'è anche un 2 di spade, c'è qualche cosa che ancora non si vede. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 10 di bastoni, imperatrice al contrario, di nuovo un 10. C'è qualche tipo di aspettativa che ci si deve lasciare alle spalle, probabilmente inerente a questo riconoscimento, questo risultato. E il fatto che ci sia l'imperatrice al contrario, ho un po' come la sensazione che questo tipo di compromesso possa deresponsabilizzarvi a entrambe le parti che prendono, ehm, insomma, che fanno parte del compromesso, però è come se in realtà non si andasse verso proprio un'espansione con questa imperatrice al contrario. Per qualcuno, ragazzi, fa riferimento al fatto di lasciarsi indietro le aspettative della madre. Mm? Andiamo a vedere il carro. 6 di denari. Il matto e il 2 di coppe che ritorna perché ce l'avevamo già qui. Ho come l'idea, ragazzi, che questo carro vi darà l'impulso per avventurarvi in questo nuovo compromesso, in questo nuovo tipo di relazione. Vi dico nuovo perché qui è come se si fosse appunto raggiunto un risultato, un certo tipo di stabilità, di sincerità, di concretezza, di genuinità, perché comunque quando c'è il 6 di coppe è sempre un rapporto genuino, pulito, puro. E quindi c'è questa sorta di compromesso, che ho come la sensazione però che bisogna un attimino imparare a gestire. Ripeto, c'è il matto, è come se fosse una nuova avventura. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di una nuova avventura. Potrebbe essere che rivediate una persona dopo tanto tempo, perché il 2 di coppe comunque parla anche di incontro affettivo, sì, ma anche romantico. Andiamo a vedere l'8 di denari. Fante di denari, regina di denari e c'era anche un'altra carta qui. Cavaliere di spade e 3 di bastoni. Allora, la regina di denari c'è anche qui, ragazzi. E c'è qualche cosa qui riguardo alla quotidianità, riguardo, come vi dicevo prima, a qualche cosa che si è costruito nel tempo, e vedo anche questo 6 di coppe, quindi la relazione con questa persona si è costruita nel tempo, però è un po' come se per certi versi fosse troppo lenta. Guardate, abbiamo i due cavalieri agli estremi dello zodiaco, mi viene da dire. Beh, magari per qualcuno ha senso. Ok, voi siete acquario, più o meno siete quasi ad un estremo alla fine, diciamo, dello zodiaco. Vabbè, potrebbe anche essere un toro, perché qui abbiamo un fante di pentacoli. Comunque, è come se foste due persone con due ritmi opposti, perché il cavaliere di pentacoli è un'energia super lenta, super concreta, mentre il cavaliere di spade è un cavaliere con un'energia molto veloce, che va avanti per le sue idee, non si preoccupa molto delle persone che sono di fianco a lui o a lei, mentre il cavaliere di pentacoli è un po' più prudente, un po' più riservato, è un po' più concreto anche come persona, e c'è qualche cosa qui che ha a che fare con la concretezza, eh? 10 di spade al contrario, andiamo a vedere. 10 di spade, giustamente si ripete l'energia, e regina di coppe al contrario e di nuovo la carta dell'appeso. Allora, qui è chiaro che c'è un qualche ciclo di sofferenza, ragazzi, che non si vuole chiudere. C'è bisogno di perdonare qualcosa,
fondamentalmente. Vi dico, c'è comunque sia la regina di coppe che l'imperatrice, quindi può essere qualche cosa inerente sia alla madre, ma anche al vostro modo di essere madri di voi stessi, di occuparvi di voi stessi, il vostro modo di, tra virgolette, consolarvi, incoraggiarvi. Però è proprio... Sono, allora, sia la carta dell'appeso che il 10 di spade sono carte di fine ciclo sofferenza, ok? Però in un certo senso è come se doveste imparare a perdonare o ci fosse da perdonare qualcosa, che non è detto che dobbiate perdonare l'altra persona, e se fosse una relazione romantica, il fatto di perdonare l'altra persona, se fosse, non vuol dire necessariamente riprenderlo nella propria vita, ma qui il perdono ha anche a che vedere con se stessi. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Abbiamo un asso di spade al contrario, una regina di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa che deve venire fuori o è venuto fuori in un modo un po' contorto. O meglio detto, verrà fuori in un modo un po' contorto. Vediamo questo fante di coppe. 6 di spade e fante di spade. Allora, quando l'asso di spade è al contrario è perché c'è qualche verità non detta, ragazzi. Potrebbe essere da parte di questa regina di bastoni, quindi potrebbe essere una figura vicino a voi. Essendo una regina, ripeto, una madre è possibilissimo, ma anche una zia, eh. Diciamo che questa cosa che non viene detta non vi dà la possibilità di avere un'idea reale e anzi forse vi mette un po' più in confusione, perché poi abbiamo un 6 di spade qui, che è di nuovo una carta che ci dice di lasciare indietro eh, le credenze, le idee legate alla famiglia, alle aspettative degli altri, alle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia. Quando c'è un fante di coppe, guardate, lo sento proprio come se vi dicessero, datevi un'opportunità, perché le potenzialità le avete di dominare la situazione, di fare le cose fatte bene. Se fosse un'attività commerciale, se fosse un compromesso commerciale, dove c'è uno scambio, guardate, veramente potreste veramente fare accordi fruttuosi. Le potenzialità ci sono, potete scegliere il tipo di direzione che più preferite, insomma. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro riesco a dirvi. Rallentare, è un cavaliere, dov'è che l'ho visto, di pentacoli qui. Quindi sì, è una questione di tempo qui anche, prendetevi il tempo, ma infatti sì, perché c'è l'appeso. E guarigione, che è un re di coppe, ragazzi, quindi si parla di prendervi un attimo, perdonare, guarire i sentimenti, guarire il cuore e soprattutto io questa carta la sento anche come una carta di coerenza, cioè cercate di mettere in linea quello che pensate con quello che dite, con quello che fate. Andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le condivisioni, i commenti, le donazioni. Ogni tipo di supporto per me è molto importante, quindi grazie davvero a tutti quanti. Yin. Ed è in linea con tutti questi appesi che vi sono arrivati, no? Perché è una carta numero 2 innanzitutto ed è collegato alla polarità femminile. La femminilità, la donna, la polarità, diciamo, femminile ha questa capacità di percezione, di ricezione, di staticità, di accoglienza. Ed è un po' la staticità che qui si rivede con l'appeso, no? È un po' come se le carte vi dicessero: prendetevi il tempo,
per ascoltarvi dentro, per guarire, per rallentare. Mm? Bene, ragazzi, io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!